ci si aspetta da questa ristrutturazione che diventerà la sede della Fondazione? Innanzitutto che ci sia zero occupazione di nuovo suolo agricolo, ricostruiremo o ristruttureremo nel sedime dei vecchi edifici. Altra cosa importante è che ci sia un consumo di energia che sia il più largamente possibile sostenibile. E cosa voglio dire con ciò? Fotovoltaico, il massimo che oggi possiamo avere, e geotermia. L'ambito è interessantissimo, uno degli ambiti agricoli, ricettivi, intellettuali più interessanti che abbia mai visto, sperso nelle vallate del Monferrato e con una personalità di una forza incredibile, e l'interesse nasce da qua. L'ambito è circa una quindicina di ettari e è suddiviso in questa villa e una parte prettamente agricola. In più si è unito un piccolo centro ricettivo. In particolare andremo a recuperare gli edifici storici della villa e della Cascina Nord. Però sostanzialmente con questo progetto non andiamo ad occupare più suolo di quello che era occupato prima. L'intento principale è quello di utilizzare materiali naturali che non vanno a impattare sull'ambiente e quindi principalmente materiali sia per quanto riguarda il restauro sia per quanto riguarda più l'architettura tecnica, chiamiamola così. L'intento è quello di utilizzare materiali che possano non impattare sulla natura, quindi il più possibile sostenibili. Questa villa, Cascina e tutto il complesso denominato Villa Fortuna ha una storia molto interessante. I materiali saranno tutti materiali appunto naturali, tutti i materiali che verranno recuperati, restaurati principalmente. Diciamo che il grosso dell'intervento anche sulle facciate, sugli esterni eccetera, possiamo definirla anche una pulitura, una semplice pulitura con delle integrazioni con tutti i materiali storici ma materiali naturali, quindi calci naturali, calce aerea, tutti i materiali che possono essere poi compatibili e di nuova generazione. La villa invece diventerà sede di una scuola che avrà tutti i principi della fondazione che sono meravigliosi, ma nello stesso tempo avrà anche tutto il recupero delle parti storiche dal materiale, così i ragazzi riusciranno a stare in un luogo dove la bellezza comunque aiuta e nello stesso tempo riusciranno a vedere che la difesa di alcuni elementi che sono magari piccole cose, dal pavimento al cemento decorativo, al vaso eccetera, ricordano il nostro passato.